Sono Inima, sono guerriglia, chiamami sempre Sherpa e ovunque ti porterò. Cavalli, cavalli, strada sgombera, Angi ti porta a spasso con il monocilindrico. Divertimento, follia del vento, mi perdo. Il mondo circo, io rido più forte. Tra colline e città. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi Angie è in compagnia della Guerrilla 450, lei è la nostra protagonista del test di oggi. Noi abbiamo portato già sul canale la Royal Enfield Himalayan 450, anche la precedente versione. Lei conserva il motore, il piccolo Sherpa. Dico piccolo anche se in realtà, come vi ho detto tante volte nei miei video, il suo comportamento è quasi più da moto più matura, perché il suo funzionamento, la sua fluidità, la sua fruibilità è veramente da moto molto 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 matura. Ma allora che cos'è? Che cos'è la Guerrilla e perché dovreste scegliere lei invece dell'Himalayan? Beh, lei è considerata una roadster, io la definirei un pochino anche scrambler. Infatti, come potete vedere, le gomme sembrano proprio delle MT60, ma queste sono della Ceat, come sull'Himalayan che monta gomme Ceat. E le sospensioni, si differenzia in queste cose dall'Himalayan. Le sospensioni, pur essendone strettamente derivata, è anche il telaio. Le sospensioni sono a corsa più corta, sono Showa da 41, hanno 150 mm di escursione, l'avancorsa viene ridotto, quindi la moto è più corta, il forcellone è più corto e così la moto passa a 1440 mm di interasse, perde 70 mm rispetto alla IMA. Quindi cosa significa questo? Unito anche a gommatura di impronta prettamente stradale, abbiamo un 120-70 all'anteriore e un 160 al posteriore. Questo le dona ovviamente maggiore velocità di ingresso in curva, minore inerzia e una sveltezza, un feeling di guida proprio da moto più stradale, più naked. Il peso non è contenutissimo come tutte le Royal, siamo a 185 kg in ordine di marcia con 11 litri, questo motore non consuma niente. Però se volete avere maggiori informazioni sul consumo, su come si comporta in due, scrivetemi nei commenti che volete un test per più giorni, proprio come ho fatto con l'Himalayan 450 o ADV 350, come ho fatto con altri mezzi, così la potrò provare in due, perché per esempio vedo un lato negativo che potrebbe sicuramente avere ed evidenziare in un video approfondito è il sellino posteriore, che è molto piccolo. Le maniglie sì ci sono, ma è molto piccolo la sella e anche abbastanza stretta. Sella che invece è al top per quanto riguarda il pilota, si tocca anche molto molto bene in sella. Io sono alto 1,70 m e vedete come tocco bene. La posizione delle pedane è ottima, non intralcia perché come vedete sono un po' arretrate, quindi anche fermi al semaforo non vi dà troppo fastidio, e poi si riesce a dare comunque un buon carico anche in curva, e questo mi piace. Non dovrebbero interferire, o forse no, bisognerebbe vederlo in un video di approfondimento se interferisce, perché sono effettivamente abbastanza vicine le pedane passeggero. Abbiamo i blocchetti che sono come nell'Himalayan progettati da Royal Enfield, quindi non si sono limitati a usare dei blocchetti normali, ma sono proprio custom fatti da loro. La piccola strumentazione LCD contiene tutte le informazioni. Anche qua c'è la possibilità di avere Google Map per la navigazione, serbatoio con tappo asimmetrico che io non amo, è presente in tante colorazioni. Questa vi ho già detto che se volete comprare proprio questa più o meno è sui 5.000 euro, perché chiaramente è già immatricolata. Io direi ragazzi che vi lascio all'onboard, alle considerazioni della dinamica di guida. Ancora un discorso sul capitolo freni. Ecco, capitolo freni poteva meritare magari, per avere una appeal un po' più stradale, un doppio disco all'anteriore, cosa che non ha, ma comunque il diametro da 3,10 o 3,20 con pinze by Bre, quindi sapete sono la gamma inferiore low cost di Brembo. Frenata molto buona all'anteriore e anche al posteriore, che ha un discone quasi da moto touring, molto grosso, e comunque si frena abbastanza bene, rallenta abbastanza bene. Le qualità di questo propulsore di 40 cavalli, 40 Nm di coppia, ve le descriverò poi
nel video dinamico e sono una grandissima fluidità, pochissime vibrazioni, una buonissima gestione del gas, che è comando, è l'unica delle poche cose elettroniche che ha questa moto, comando non a cavo ma ride by wire. È comunque molto curata per essere una moto che, ragazzi, è una moto economica, però fa il suo mestiere alla grandissima. Io la vedrei benissimo per tutti quelli che sì, vogliono provare una prima moto, avere una prima presa di contatto con quello che è il mondo moto, se magari si viene dagli scooter. 2 mappe motore, la mappa Econo, che è molto 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 sgonfia, è perfetta per chi ha le prime armi, la mappa Performance con ABS è sicuramente adatta sempre anche in città, proprio perché non c'è on off, è una gestione del gas che è eccellente, è veramente ottima, si vede anche abbastanza bene dagli specchietti. I comandi sono non regolabili purtroppo, il comando della frizione non è fra i più morbidi, però neanche particolarmente duro. Il cambio è invece un burro come sull'Himalayan. Le leve comunque sono ben posizionate, mi piace come sono posizionate anche le pedane, come vi ho già detto. Sì, di fattura lamierato, molto semplice, di fattura molto molto economica, le leve frizione e freno, le leve scusate cambio e freno, però non si può neanche pretendere troppo. Carino invece, a me non dispiace il terminale. Un look sicuramente, per quanto mi riguarda, più bello, più affascinante rispetto all'Himalayan, e se volete fare, come vi dirò poi nell'onboard, una piccola strada bianca, come potrebbe essere stato il caso mio di Ania quando abbiamo incontrato con l'XADV 750, video che deve ancora uscire, non so quando uscirà rispetto a questo, una strada bianca, se avessimo avuto anche solo che queste gomme, sicuramente l'avrei affrontato senza problemi, non avrei avuto bisogno sicuramente di un 21, cosa che ho fatto anche col multistrada quando ho affrontato un breve sterrato. Ragazzi, vi rimando al video a bordo, mi raccomando iscrivetevi al canale, passate a salutare Farmotor e a chiedere informazioni riguardo a queste altre moto della gamma Royal. Se avete domande fatele qua nel box dei commenti. Angi ti porta a spasso con il monocilindrico, divertimento e follia nel vento, mi perdo, il mondo è un circo, io rido più forte tra colline e città, insieme noi si va, con la mia guida sicura non ti fermi mai. Eccoci a scoprire finalmente le qualità dinamiche della piccola Royal Enfield Guerrilla 450. Possiamo capire come si comporta nel misto, e ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like se vi piace questo video, di commentare e di dirmi soprattutto sì no se volete vedere questa bella Guerrilla 450. Dico bella perché onestamente a me piace, a parte il tappo del serbatoio asimmetrico che io non li sopporto. La posso tenere per più giorni, farci esperienze con mia moglie Ania, portarvela nell'ambito cittadino, nell'urbano, nel vedere come si comporta, fare un test serio di quanto consuma effettivamente, anche se so già che consuma molto poco, ragazzi, non consumano niente queste moto qua. Vuole porsi per tutte quelle persone che su sterrato non ci andranno mai o magari faranno delle stradine bianche. Allora ragazzi, la moda lasciamola ai modaioli. Se volete fare una strada bianca con la fidanzata, con un semitassellatino, si può fare perfettamente anche con il 17 di questa, non bisogna avere il 21 e fare i super fighi, ma questa ne guadagna tantissimo su strada perché il peso inferiore, ragazzi, ho voluto provare anche a uscire di quarta da sta curva e lei lo fa anche se è un mono. Il peso inferiore di questa moto, la ruota del 17, le dimensioni, l'interrasse più contenuto, l'avancorsa ridotto fa sì che sia uno spasso da portare fra le curve, e ve lo posso dire già da queste prime curve, il divertimento, che vi assicuro è nettamente superiore rispetto all'Himalayan, perché qua abbiamo appunto una sveltezza d'anteriore e anche una presenza di anteriore che il 21 si può solo sognare. Vediamo in questa destra che chiude bene, anche se fa umido, guardate come si riprende bene il gas in mano, come puntuale, preciso. Cerchiamo di non tirarla troppo, ragazzi, rispettiamo il motore che comunque è in pieno rodaggio, quindi per il futuro acquirente di questa moto, io sapete che a queste cose ci tengo, non sono una bestia, e quindi vediamo un attimino. Guarda che bel raduno che c'è qua. Punti che mi piacciono molto di questa moto: il motore, neanche dirlo, è fantastico, ragazzi, guardate che erogazione pulita che ha, non ha on off,
non vibra praticamente, soltanto a 3000 si sente un pochino pulsare, poi chiaramente se si scende sotto sì, ma siamo in salita e in quinta, ragazzi. Non sbatte la catena, gira pulito, preciso. La posizione in sella è perfetta, si è molto centrali, la sella è comodissima, molto stretta qua nella zona di calzata, non so quanto sia l'altezza da terra, ma vi posso dire che si tocca molto bene, molto meglio dell'Himalayan. L'aria si prende tutta, ho freddo già, ragazzi, ho freddo. E il manubrio largo il giusto, pedane ben posizionate, centrali, guardate quanti cavalli, dovrebbero essere 40 se ho fatto il calcolo giusto con quelli che dovrebbero essere, no, sto scherzando, perché se vogliamo compararli dovrebbero essere 40 cavalli, ma io qua, ragazzi, inizio ad avere un po' paura perché ci sono un po' troppi cavallini qua, Andiamo pianino pianino perché non voglio che si arrabbino. E oltretutto questi sono piccolini. No, tu dove vai? Io questo video qua non lo toglierò. Passare dietro al sedere di un cavallo non è mai cosa sana. Che giornata spettacolare che vi sto portando oggi, veramente bellissima. Parliamo anche dei comandi, che sono il gas, ve l'ho già detto, è l'unica cosa di elettronico che c'è insieme all'ABS, il comando ride by wire, e dovrebbero prendere le big spunto da quello che è capace di fare Royal Enfield, perché il comando è veramente precisissimo, si dosa molto molto bene, frizione non troppo morbida, ma il cambio è qualcosa di incredibile, come su Himalayan. I innesti sono perfetti, precisissimi. E poi mi piace lo schiumato della sella, che si può muovere liberamente. Secondo me quelli un po' più alti faranno fatica su questa moto, ma non è una moto per persone troppo alte. Le sospensioni sono un altro elemento che si distingue rispetto all'Himalayan, perché la corsa è inferiore, mi sembra che sia 150 mm, ha una bellissima capacità di neutralità centrocurva che mi piace tantissimo. Guardate come riesce a farla scorrere bene. E poi la leggerezza è un tema fondamentale che qua sicuramente non fa gridare al miracolo, perché siamo a 185 kg con il pieno di 11 litri, quindi secondo quello che consuma questo motore potete fare 6 milioni di chilometri più o meno. Tante frecce al suo arco questa moto, e in generale le Royal Enfield che provo da quando sono passati al raffreddamento a liquido e quindi hanno guadagnato anche un po' di verve. Mi piacerebbe avere un po' più di scorrevolezza, un po' meno secchezza, perché questi 150 mm in luogo dei 200 che aveva l'Himalayan qua chiaramente si sentono, nel senso che è un po' più secca. In sesta a 3500 giri in salita, ecco, questo più o meno è il limite, dove le vibrazioni sono il giusto che ti fanno capire che sotto di questa soglia non puoi andare. Però guardate come riprende bene. Adesso che sto affrontando delle curve, frenata è abbastanza potente all'anteriore e anche al posteriore, comunque si riesce a correggere bene le traiettorie. Non sono una, sono guerriglia, chiamami sempre Sherpa, ovunque ti porterò. Cavalli, cavalli, strada sgomberà, Angie ti porta a spasso con il monocilindrico. Divertimento e follia nel vento, mi perdo, il mondo è un circo, io rido più forte tra colline e città. Insieme noi si va, con la mia guida sicura, non ti fermi mai. Le pedane sono ben posizionate, mi piace molto che si riesce a dare anche un pochino di carico in curva. Facciamo sentieri nel cuore della notte, le stelle ci guardano, siamo nomadi dell'orizzonte. La mia bussola è il coraggio, la tua mappa è la speranza, con me affronterai tempeste e danzerai senza pausa. Sapete che ci sono delle curve o dei punti dove certe cose si testano bene perché sono ripetitive con tutte le moto che ho provato, e qua forse qualcuno di voi ha già capito, c'è il test che io immagino non passerà proprio a pieni voti questa moto, perché come vi ho detto, complice un pochino tanto la gommatura che non è più un 21, il fatto che comunque come moto è più piccola, più corta, è un po' più rigida, e la corsa delle sospensioni è più corta e ridotta. Questi bump, questi dossi infatti li stiamo un pochino saltando, non li sta, e anche qua sull'asfalto che è un po' rovinato si sente sì un po' di più, si saltella rispetto ad altre moto, ma anche rispetto a sua sorella Ima. Chi ha problemi
che ha paura con le altezze, con i pesi. Sì, è vero che pesa 185 kg, però tanto guardate come si tocca bene per terra. Poi comunque il baricentro è basso, con anche l'angolo di sterzata che ha, gira nello stretto in modo veramente intuitivo, facile. Ragazzi, noi siamo arrivati qua da Farmotor, il giro si può considerare concluso. Mi raccomando, iscrivetevi se volete un long test. Da Angie è tutto, ci sentiamo alla prossima. Se è la prima volta che vedete il mio video, iscrivetevi al canale e commentate, ragazzi, fatelo. Da Angie è tutto, ciao ragazzi, ciao!